Oggi vediamo come programmare un telecomando universale. Quello che andremo a vedere noi è un telecomandino praticamente di modello universale. Ne trovate in commercio di vari marchi e varie tipologie molto similari tra di loro. Questo per esempio ha un comodo copritasti e la possibilità di memorizzare fino a 4 frequenze. Quindi nel caso voi vogliate comandare un cancello, potrete sfruttare solo una frequenza o a piacimento tutte quante, quindi comandare anche più dispositivi con un unico telecomando. Nel mio caso voglio andare a clonare un vecchio telecomando di un dispositivo che ha l'accensione e lo spegnimento telecomandato. Il telecomando originario, quello che volete clonare, dovrà essere in perfette condizioni. Infatti, se il dispositivo non sarà funzionante, non saremo in grado di effettuare la clonazione. Per farlo, infatti, avremo bisogno di emettere un impulso dal telecomando originario e memorizzarlo sul telecomando nuovo. Per questo motivo, se avete a disposizione un solo telecomando del vostro dispositivo, io vi consiglio di fare immediatamente una copia. Infatti, se per caso doveste perdere l'originale o smettesse di funzionare, non saremo più in grado di recuperare le frequenze di comando e sarete costretti a sostituire l'unità ricevente. A questo punto, per memorizzare il telecomando, la prima cosa che dobbiamo fare è assicurarci che la memoria del nuovo dispositivo sia completamente libera. Per farlo, anche se lo avete appena acquistato, dovremo azzerarla. Andiamo a premere contemporaneamente i tasti A e B, li teniamo premuti per alcuni secondi fino a che non vedremo lampeggiare il LED. Proviamo. Contemporaneamente, vedete, sta spento, poi improvvisamente si accende. Una volta azzerata la memoria del nuovo dispositivo, andiamo a effettuare la copia della frequenza. Per farlo, prima ve lo spiego, dovete andare a premere il tasto del vecchio telecomando, che vi ricordo dovrà essere perfettamente funzionante. Tenendolo affiancato al nuovo dispositivo, andrò poi a premere il tasto che voglio clonare sul nuovo dispositivo. Quindi affianco i dispositivi, li posso mettere fianco a fianco o schiena a schiena. L'importante è che la distanza tra di loro sia la minore possibile, in modo da non avere interferenze sulla trasmissione della frequenza, e li andrò a premere in contemporanea, tenendoli premuti fino a che il lampeggio del LED non mi indicherà che la frequenza è stata copiata. Quindi proviamo, vado a prepararmi in posizione corretta, schiaccio la frequenza del vecchio tasto e poi subito dopo quella del nuovo. Come vedete sta lampeggiando velocemente, la frequenza è memorizzata. Adesso voglio memorizzare un secondo comando, una seconda frequenza, in questo caso l'off, quindi andrò a ripetere la procedura memorizzandolo sul tasto B. Come vedete lampeggia frequentemente, quindi la frequenza è stata memorizzata. Adesso potrete verificare il corretto funzionamento del dispositivo. Accensione e spegnimento. Come vedete il LED si illumina per dirmi che sta trasmettendo il comando. In caso in futuro acquistate un nuovo dispositivo, per esempio per l'apertura del cancello, o volete collegarlo a un altro dispositivo, in futuro potrete sempre riazzerare le frequenze che avete appena memorizzato, effettuando la procedura che abbiamo visto prima. Quindi premendo contemporaneamente i tasti A e B fino a vedere il lampeggio continuo del LED. A questo punto avete nuovamente riazzerato e potrete caricare altre frequenze. Questa operazione la potete effettuare per un numero infinito di volte. Uguale cosa potrete fare in caso venga memorizzata male la frequenza. In caso venga memorizzata male una delle frequenze, saremo costretti a resettarle tutte. Quindi, con la procedura di azzeramento delle frequenze, premiamo A, B contemporaneamente fino a vedere il lampeggio continuo del LED. A questo punto le frequenze saranno nuovamente azzerate e potremo effettuare una nuova sintonizzazione. Può essere frequente che alcuni dispositivi non trasmettano perfettamente il loro segnale, quindi potrete aver bisogno di più tentativi per effettuare la clonazione correttamente.